Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric Warrior, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di iniziare con gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna nuova in Capricorno. Tendenzialmente incoraggia l'attività, l'azione, il fare, di essere coraggiosi, perseverare, impegnarsi maggiormente. È un buon momento per capire che cosa si vuole e quindi per pianificare, per curare qualcosa nei minimi dettagli, anche per imparare qualcosa di nuovo. Con l'azione in questo periodo si raggiungono e si raggiungeranno i desideri. Di contro dobbiamo fare attenzione perché le aspettative potrebbero essere un po' troppo elevate e quindi arrivare ad essere troppo duri ed esigenti con se stessi, forse anche con gli altri, quindi inflessibilità, stress, difficoltà per anche direi per le persone più socievoli, quindi si tenderà a preferire un po' di chiusura. Adesso vediamo dal punto di vista proprio dell'oracolo, il primo ci fa capire il momento attuale presente, che come vi ricordo partiamo proprio dal 4 gennaio, quindi subito dopo la luna piena. Questa fase di luna calante vede malinconia lunare, nel senso che possiamo essere un po' stanchi, forse anche ansiosi, un senso di vuoto, giù di morale, un momento no, quello il classico momento no, dove c'è purtroppo anche un calo di energia. Ci dice comunque che è passeggera e che quindi possiamo riattivarci, infatti abbiamo proprio il passaggio verso la luna nuova in Capricorno e quindi attivarci ci darà subito la possibilità non solo di uscire da questa fase, immediatamente da questa fase, anche da qualcosa che magari non ci soddisfa, che non va bene, quindi riusciremo subito a trovare qualcosa che ci dà gioia e che ci può aiutare e distrarre un attimino, però come vi dicevo proprio per incominciare poi a tuffarsi in qualcosa di più attivo, di più concreto. Quindi non vi spaventate se all'inizio, quindi intorno al 4 gennaio, vi sentirete in questo modo. Poi troviamo la luna nuova, quindi vuol dire proprio riuscire ad entrare immediatamente in questa energia di inizio, di positività, di idee innovative, di novità in arrivo, di pianificare e di riuscire a stabilire dei traguardi o anche come usare energie di attrazione. Ecco, questo potrebbe essere il momento giusto per capire come usarle e anche per prepararsi ad accogliere quella che può definirsi un dono, una benedizione, un qualcosa di bello e di positivo per voi. L'importante è credere in se stessi e rimanere con la mente aperta. La seconda indicazione l'abbiamo visto, la terza, quindi il terzo oracolo, è Figlio delle stelle, bellissima perché parla di protezione. Da lassù, quindi di essere protetti e assistiti da un potere superiore e quindi sapere che magari un angelo, un caro defunto, uno spirito guida è con noi, ci protegge, ci sostiene nei momenti più difficili e non solo ci andrà ad infondere maggior coraggio e fiducia in questo periodo, però è vero soprattutto magari per quelle persone che stanno vivendo un momento delicato o una fase tanto impegnativa. E adesso insieme andiamo a vedere gli spunti e i suggerimenti dell'oracolo dello sciamano.
Allora, con questo oracolo possiamo trovare tante altre indicazioni, assolutamente sì, però possiamo anche rivedere un po' quello che ci siamo già detti. Partiamo proprio con il primo che riguarda il Gran Turco. Sicuramente è una carta di abbondanza, che, ci dice che noi riusciremo a cogliere i frutti del nostro impegno e infatti l'abbiamo visto, accennato anche un po' prima. Realizzazione, parla dei nostri sogni, di semi che, effettivamente devono essere coltivati proprio in questo periodo con dedizione e fiducia. Abbiamo bisogno di pazienza, di condivisione, di rispettare i tempi naturali delle cose, di, magari adottare delle scorciatoie solo se, possono essere utili e costruttive per noi. Invece se, capite che sono delle scorciatoie, che, possono portare illusioni o, possibilità di non riuscire proprio ad ottenere quello che desiderate, allora meglio metterle, da parte. Quindi di sicuro la perseveranza, nutrire e proteggere i vostri progetti, la vostra visione, e anche direi ascoltare l'intuizione, quella profonda, quella che, vi guiderà in questo percorso. Poi troviamo il custode della terra. Ecco, questa oltre a fare riferimento al custodire, al proteggere ovviamente la terra, quello sempre dobbiamo farlo, si tratta proprio per noi di, prenderci cura, di noi stessi, per raggiungere degli obiettivi, per, riuscire anche ad ottenere soddisfazione, gioia, eccetera, dobbiamo partire da alcune cose che ci permettono. Se noi non abbiamo, energia sufficiente da impegnarci, da, mettere nelle varie cose, infatti come vedete la luna si è spenta per darmi ragione in questo senso, allora come facciamo ad ottenere, a perseverare e a concentrarci e a dedicarci alle cose? Ecco che questa carta effettivamente ci sta dicendo di prenderci cura di noi stessi, di proteggerci e anche di proteggere le cose, più care, quelle che ci fanno stare bene e quindi anche di, occuparci di avere una presenza attiva, rispetto e consapevolezza, quindi onorare se stessi, il proprio, corpo, la propria mente, il proprio spirito anche, le relazioni più importanti, in fin dei conti quindi il legame col mondo e con gli altri. E anche con noi ovviamente, quello lo sottolineo sempre. E poi troviamo la luna. A proposito di seguire i ritmi naturali, proprio la luna, ci permette di capire che dobbiamo seguire alcuni ritmi e che non dobbiamo forzare eccessivamente le cose. Quindi anche questa parla di protezione di se stessi, di connettersi appunto al ritmo lunare, magari con un diario, che può seguire il nostro ciclo emotivo, energetico, creativo e quindi osservare senza giudizio le nostre emozioni, osservarci nelle nostre azioni, proprio per cercare di capire quelle che sono positive e costruttive per noi e poi anche alternare il riposo, deve essere tutto in equilibrio, alternare riposo e azione. Abbiamo visto che questo è un periodo, molto intenso dal punto di vista dell'attività e dell'agire, ecco perché dobbiamo, trovare questo equilibrio, perché altrimenti rischiamo, di agire eccessivamente o addirittura al contrario, magari proprio di rimanere fermi perché vogliamo fare tante, troppe cose e quindi alla fin fine si riesce a fare, ben poco. Questa è la vostra lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!